Questo video tratta della difficoltà di sgomberare le case dell'outfield contro un'ancora sul punto 2, quindi contro un deuce point game. Diversamente dal solito, non è un errore che ho commesso io, ma ho ritenuto utile trattarlo in questo video perché è un esempio di quanto sia importante lo studio e imparare la logica di certe posizioni. Questo rende infatti molto più semplice prendere delle decisioni corrette in partita. Allora, la posizione, come abbiamo detto, è un deuce point game e il blu deve giocare un 6-1. Ci sono due possibilità, uno è fare il prime da 6, l'altro è quello di portare la pedina dal 13 al 6. Ci sono due ottimi motivi per giocare quest'ultima mossa. Il primo è che ha poco senso fare casa 7 se poi la dobbiamo sgombrare molto presto. Servirebbe soltanto per impedire un doppio 5, ma è troppo poco. L'altro motivo lo vediamo alla mossa successiva ed è l'argomento principale di questo video. Quindi il mio avversario ha giocato 6-1 facendo il bar point. Come potete vedere è un errore e sarebbe stata preferibile l'altra mossa per il motivo che abbiamo spiegato prima. Ma passiamo alla mossa successiva e vediamo, ecco, la mossa corretta, quindi questa. Andiamo alla mossa successiva e vediamo che il blu deve giocare un 4-3. Quindi si trova davanti al problema di cui si occupa proprio il video. Conviene sgombrare per prima la casa 7 o la casa 8? Ovviamente conviene sgombrare quella che dà più problemi. Ormai ho imparato che contro un deuce point game la casa dell'outfield che dà più problemi è la casa 7. Ma perché? Se noi abbiamo solo la casa 7 nell'outfield e tiriamo un 5, ci troviamo in grossa difficoltà, perché non possiamo giocarlo dal 7 e siamo costretti a giocarlo dal 6, smontando casa 6 e lasciando probabilmente un blot. Invece, se abbiamo casa 8, il tiro scomodo sarebbe un 6, ma il 6 è bloccato dall'ancora avversaria, per cui praticamente diventa scomodo solo il 6-1 e il 6-5. Quindi dà sicuramente meno problemi sgomberare la casa 8, anche se apparentemente il gap sulla casa 7 può essere poco simpatico. Quindi in questa posizione il mio avversario ha sgomberato casa 8, che è abbastanza logico perché una regola classica dice clear from the rear, quindi sgomberare per primo la casa più lontana, e quindi casa 8. Ma in realtà, avendo presente che la casa 7 dà più problemi,
è preferibile, invece, vedete, sgomberare casa 7. Non è una differenza grossissima, stiamo parlando di una trentina di millesimi, però è un errore che si può evitare facilmente avendo presente questo concetto importante sul deuce point game. Spero che troviate utile questo video e il concetto presentato, e spero che riusciate ad applicarlo in partita. Vi ringrazio dell'attenzione e arrivederci alla prossima.